Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche evolutive karmiche per il prossimo trimestre e abbiamo la carta del Sole. Amici dell'Ariete, periodo di espansione. Sento come se fosse un periodo dove andrete brillando. Può anche far riferimento all'avere una maggior chiarezza mentale. Abbiamo un 4 di pentacoli, adesso si è girato, l'ho guardato giusto così, a titolo informativo. E andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso gratuito di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base, e l'altro è un corso base di metafisica che parla di chakra. Comunque voi qualsiasi informazione aggiuntiva vogliate potete aprire la tendina, io sotto vi metto sempre tutti i link delle novità e poi per eventuali informazioni mi potete mandare un'email. Ok, energia disponibile. Partiamo con un 7 di spade e un re di spade. Dieci di pentacoli, 4 di pentacoli che aveva già fatto capolino prima, 8 di bastoni, 4 di coppe e appeso. Ragazzi, quel sole lì, secondo me, fa riferimento a una rinnovata chiarezza mentale che potreste, diciamo, avere in questo periodo, o comunque è un tema sul quale lavorerete in questo periodo. E vi dico questo perché partiamo con un 7 di spade e un re di spade al contrario. Quindi qui ci sono come delle illusioni, delle bugie, un qualche cosa che è stato detto o fatto solo per ottenere certi risultati. E con il re di spade al contrario, sì, sento proprio una confusione mentale. Andiamo a vedere carta per carta. Re di pentacoli e amanti. Allora, qui può riguardare o una questione con un padre, un superiore, piuttosto che un partner. Comunque, al di là del personaggio, c'è una persona che è di fianco a voi. Credo che siate stati voi a raccontare come delle bugie, magari anche in modo inconsapevole, 4 di spade, probabilmente per coprire qualche vostro bisogno. Andiamo a vedere il re. Otto di bastoni. Sì, sento che ha a che vedere anche con la comunicazione. O qui la comunicazione è confusa o sì, la testa è confusa in effetti perché e di conseguenza lo è anche la comunicazione. Oppure potrebbe essere un qualche tipo di notizia che vi arriva
e che sinceramente ragazzi vi destabilizza un po'. Tenete presente che l'otto di bastoni è una sorta di acceleratore a livello energetico. Mm. Andiamo a vedere il 10. 10 di pentacoli. Giudizio 9 di spade. Voglio andare a vedere anche il 4. Ho la sensazione, ragazzi, che qui queste bugie potrebbero essere raccontate o essere state raccontate per mantenere calma una certa situazione. Perché probabilmente in questo momento c'era bisogno di quella roba lì. Però, voglio dire, potrebbe essere che qualche cosa venga a galla, con questo 8 di bastoni. E non vi nego che effettivamente un po' di confusione mentale ci sarà, anche perché qua avete poi 8 e 9 di spade, che sono due carte che vedono sempre il bicchiere mezzo vuoto, sono due carte pessimiste. Il 9 di spade è una carta che si preoccupa incessantemente per qualche tema, per qualche questione, e che in realtà poi non c'è. Cioè, nel senso, sono preoccupazioni infondate. Però io sento che qui ha a che vedere con il come mantengo la famiglia unita, come mantengo il gruppo unito, come mantengo la relazione in equilibrio. Nonostante, cioè come mantengo la relazione, nonostante che queste bugie che potrebbero venire a galla. Che la bugia, considerato che qua avete il giudizio, potrebbe essere semplicemente rendersi conto che ve la siete venduta per un periodo. Quella è anche una bugia, no? Cioè del tipo ho sempre pensato, perché poi la frase con cui si esprime la cosa è ho sempre pensato che le cose fossero così e invece no. Ho sempre pensato che quel tipo di atteggiamento funzionasse e invece mi rendo conto di no. Andiamo a vedere il 4 di denari. Re di coppe e eremita e cavaliere di pentacoli. Ragazzi, io ho la sensazione che verrete a scoprire qualche cosa di un'altra persona, ma che non direte niente, farete finta di niente per non perdere quello che avete con questa persona. Potrebbe anche essere al contrario, cioè che qualcuno scoprirà qualche cosa di voi, ma non vi dirà niente, anche se la sento molto meno probabile. Però potrebbe anche essere vero al contrario. Adesso andiamo a vedere l'otto di bastoni. Quattro di bastoni. Sento come se foste preoccupati. 10 di pentacoli. Allora, sono due carte che mi parlano di equilibrio, di raggiungimento di certi obiettivi, di certi risultati. Questa è più da un punto di vista legale, pratico, economico, questo è più da un punto di vista spirituale, piuttosto che coabitativo. Questa potrebbe essere un matrimonio, questo potrebbe essere una convivenza, per farvi capire, no? Che tipo di sottile differenza c'è tra il 4 di bastoni e il 10 di pentacoli. Questa è un po' più concreta. C'è come un tema qua che si vuole evitare, perché non si hanno ancora le idee chiare. Però ho la sensazione che alla fine dell'anno ce l'avrete. Io dico alla fine dell'anno, ragazzi, perché le sto registrando a fine settembre, però la lettura ha validità comunque 3 mesi da quando la ascoltate, in qualsiasi momento voi la stiate ascoltando, ok?
Allora, andiamo con il 4 di coppe. Tre di bastoni. E torre. Voglio andare a vedere anche l'appeso. Asso di denari, già. Sentite, qui vi consigliano fondamentalmente di stare attenti. Qui abbiamo un asso di pentacoli, l'imperatrice, un 5 di coppe e un fante di spade. E di lavorare appunto su questa chiarezza mentale che vi propone il sole. Allora, se consideriamo che si parte da questo sette di spade che parla di bugie, di cose non dette, di mezze verità, di sotterfugi, anche per qualcuno potrebbe anche rappresentare un furto che magari c'è già stato, qualcuno che vi ha fregato, ok? Quindi diciamo che non è delle più pulite. In più poi abbiamo questo re di spade al contrario, l'otto di spade. Sento che è come se ci fosse... Allora, per qualcuno vi dirò che potrebbe essere con queste due carte anche una sottile forma di manipolazione. Ripeto, potrebbe anche essere da parte vostra nei confronti di chi vi sta intorno per mantenere unito il gruppo lavorativo, familiare, di coppia, piuttosto che per mantenere le acque chete. Cioè, ho come la sensazione che probabilmente abbiate assunto un certo tipo di comportamento, un certo tipo di come vi posso dire, di atteggiamento per, tra virgolette, coprire il vostro bisogno di tranquillità e di sicurezza. In realtà è come se tutto questo sforzo che si stesse facendo, a parte il togliere tanta energia, ma io sento che qui inizierete a farvi delle domande e a dirvi ma vale la pena? Perché con la carta dell'appeso a fine lettura inizierete a vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Qui con il 4 di coppe io ho la sensazione che, perché è spiegato da una torre, in un certo senso qualcuno potrebbe sapere che cos'è necessario fare, quindi magari iniziare con una convivenza e non con un matrimonio, iniziare a vedersi, non so, 1 o 2 giorni alla settimana se fosse una relazione, piuttosto che tutti i giorni della settimana, cioè iniziare con qualche cosa di soft o comunque, come vi posso dire, cambia perché c'è tanta osservazione, c'è bisogno di cambiare qualche tipo di atteggiamento e qui ho l'idea che questo attaccamento sia perché non volete rimanere soli. Qualcuno è come se fosse fermo in questa sorta di menzogna e può essere la menzogna del tipo sì, vabbè, il lavoro, l'ambiente di lavoro è quello che è, però il lavoro mi piace e magari non vi piace, cioè vi state raccontando. Allora, potrebbe sembrare, quando diciamo ci sto bene nel lavoro, nel senso che ci sopravvivo, però è una cosa differente dire il lavoro mi piace, mi sveglio tutte le mattine con voglia di andare al lavoro. Quindi magari uno si autoracconta la bugia e dice sì sì ma io ci sto bene per non ammettere che in realtà potrebbe star meglio. E anche quella è una piccola bugia che ci raccontiamo per non cambiare lavoro, per non renderci conto di X cosa, per magari abbiamo paura di non riuscire a trovare altro perché è un momento particolare a livello temporale, però vabbè, X motivi, no? E questo potrebbe far parte di queste bugie che ci raccontiamo. Qui è come un modus operandi che va visto, ci vuole chiarezza mentale. Per qualcuno vi dico, potrebbero essere proprio manipolazioni o che voi fate per una vostra confusione mentale perché avete un'idea distorta di quello che è una relazione in equilibrio e allora vi comportate con questo set di spade, oppure potrebbe essere perché non ci vedete bene, nel senso avete un 8 di spade, vedete tutto nero, è la carta del pessimista, no? È la carta anche dell'autosabotaggio. Oppure potrebbe essere una persona esterna, magari il partner, magari un capofamiglia, un capo se fosse la questione del lavoro, che sta tentando un pochettino di, come vi posso dire, di mantenervi tranquilli.
Però qui sento che vi renderete arriverà la chiarezza mentale. Questo è quello che voglio, questo è, diciamo, la strada che devo prendere, questo è quello che devo lasciare indietro, magari non ho voglia, è la mia zona di sicurezza, magari so fare a menadito il mio lavoro, magari ho un'età in cui cambiare lavoro è 100.000 volte più difficile e quindi non prendo nella giusta considerazione questo cambio. Però, ripeto, avete anche l'appeso a fine lettura ed è proprio l'occasione, il modo, il momento, diciamo così, di vedere le cose da un'altra prospettiva e lì vi si illumina, secondo me, la testa. Stare troppo nel senso di colpa del perché mi sono lasciato trattare così, perché mi sono infilato in questa storia, perché non ho detto o fatto quella roba lì, serve fino a un certo punto. Cioè, castigatevi, fustigatevi, punitevi, ma per un tempo limitato. Poi il senso di colpa non serve, fondamentalmente, piuttosto potete chiedervi come avete avuto responsabilità in quella situazione o in quella relazione, qual è stata la vostra responsabilità, insomma. Potrebbe essere necessario o interessante più che necessario ehm, aumentare l'informazione. Cosa voglio dire? Il sole è la carta che porta chiarezza mentale ed è una di quelle carte che indica sì, il crescere della natura durante la giornata. Parla anche di bambini e del bambino interiore. Io qui ho come la sensazione che abbiate bisogno di rivedere un po' la situazione che qui è diventata distorta alle sue origini, come era all'inizio. Io questo tipo di comportamento l'ho avuto fin dall'inizio della relazione o sono cambiato in corso d'opera? È interessante perché uno così si rende conto delle bugie che si racconta, perché all'inizio di una relazione tendiamo sempre a essere più noi stessi, poi più si va avanti, più c'è per qualcuno magari la tendenza a voler piacere, voler compiacere l'altro o cose per lo stile, quindi ci si modifica un pochettino. Magari qualcun altro invece ha appena lasciato l'ex e si porta dietro tutte le dinamiche malate della vecchia relazione e le trasferisce nella nuova relazione. Quindi, insomma, fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. Sta di fatto, ragazzi, che quello che lavorerete è la chiarezza mentale, che a inizio periodo no, non vedo tanto. È come se vi rendeste conto di dove state cercando di mettere lo scotch e l'attack, quando invece si tratta semplicemente di considerare che quello che è in piedi vale la pena mantenerlo e il resto probabilmente c'è da guardare da un'altra prospettiva su come poterlo gestire, manovrare, rinnovare, riciclare. Diciamo che è ancora una fase di osservazione, nonostante comunque il sole sia una carta di energia maschile, una carta yang di movimento, proprio di azione. Sento che è più un'azione da un punto di vista mentale in questo caso, perché comunque qui avete anche l'asso di denari al contrario e l'appeso, quindi è come se diciamo alla fine della lettura non si vedesse ancora questa azione concreta, quindi sento che è più una spinta per adesso. Bene, andiamo a vedere un koan. Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti non coglierai mai il bersaglio. È un po' come vi dicevo qui, come se ci fosse una situazione che si tende a mantenere tranquilla, però probabilmente è ora di rompere certi schemi e di mi viene da dire non fidarsi di quello che dicono gli altri, però per avere chiarezza mentale giustamente devo vedere io con i miei occhi, perché quando gli altri ci dicono qualcosa è filtrato dalle loro credenze, dai loro giudizi e dalle loro esperienze. Quindi magari vedendo la stessa cosa due persone hanno un parere diverso. Ehm, Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per l'amor proprio. Carta numero 28, luna nuova. Mm. Che bello, fa vedere che sta tipo seminando delle stelline.
Allora, ho cercato sul dizionario questa parola perché non sapevo che cosa volesse dire, harness, e la parola corretta, la traduzione corretta è imbracatura. Però siccome non mi piace molto come risulta la frase, ve la giro un po'. Abbraccio l'energia della nuova luna per seminare intenzioni fresche. Nuove intenzioni sarebbe. Bene. E qui, guardate, in realtà adesso qui parla di nuova luna. Secondo me ci vorrà un pochettino di più, eh. Va bene, amici dell'Ariete, fatemi sapere come vi risuona la lettura. Se avete piacere di sostenere il canale, mettete like, iscrivetevi o condividete il video. E per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica, temi di esoterica, temi di metamedicina, insomma mischio un po' tutto quello che ho studiato in tanti anni per, diciamo così, facilitare, per velocizzare, per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Comunque, se volete dare un'occhiata, i titoli dei video sono pubblici, sono visibili, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!